Il sistema di accoglienza in Italia è nato da una spinta dal basso da parte della società civile che negli anni 90, in concomitanza dei conflitti nei Balcani, si attivò in modo molto diretto, molto spontaneo, anche a partire da piccoli gruppi locali, per portare solidarietà nei luoghi del conflitto, ma anche per prendersi cura delle prime persone che arrivavano fuggendo da lì come disertori o come rifugiati. Per queste persone in quel momento non c'era nessuna risposta concreta da un punto di vista istituzionale. A malapena c'era una qualche forma di protezione sulla carta, ma non c'era nessun sistema di accoglienza organizzato. Quindi dalla spontaneità di chi accolse in casa i primi rifugiati o da chi sollecitò i comuni a prendere una responsabilità rispetto a questi arrivi di profughi, si vede nascere appunto una rete di comuni, di organizzazioni, di associazioni, ma anche di semplici cittadini che spingono anche lo Stato centrale a adottare delle forme più concrete, più organizzate di accoglienza in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Fu proprio l'iniziativa di alcuni comuni, in particolare il comune di Parma e il comune di Sala Baganza, che trovarono in una sorta di piccolo cavillo giuridico un appiglio per dare a disposizione degli appartamenti a quelli che erano definiti genericamente profughi. Ricordiamo che appunto i comuni potevano dare questa disponibilità in favore dei profughi italiani, no? Dalmati, giuliani, quindi tutt'altra natura diciamo di popolazione, però grazie al fatto che non c'era una specifica giuridica in questo senso, i primi appartamenti vennero messi a disposizione da comuni molto sensibili che poi si consorziarono in quello che divenne nel 2002 il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo SPRAR, attraverso la legge Bossi-Fini che diede attuazione a queste prime sperimentazioni. È molto importante perché questa genesi vede già in nuce quelli che sono degli aspetti molto centrali in un percorso di reale integrazione e autonomia delle persone rifugiate, perché sin dall'inizio si metteva a tema che i comuni fossero i titolari e i protagonisti dei progetti di accoglienza, perché le istituzioni più prossime al cittadino e responsabili dei servizi di welfare universalistico. In secondo luogo si metteva anche in evidenza il ruolo della società civile organizzata e quindi la necessità che ci fosse un contesto accogliente, sensibile e anche con una funzione non solo di solidarietà generica ma anche di advocacy verso le istituzioni. E in terzo luogo si riconosceva già da allora il protagonismo delle persone rifugiate, perché all'interno di piccoli appartamenti, di situazioni appunto di accoglienza integrata e diffusa, potevano già muoversi in modo autonomo e diretto nei loro percorsi e anche valorizzare le loro competenze e le loro risorse relazionali e sociali.